Hai mai pregato con tutta l'anima e niente è successo? Ti sei mai chiesto perché, anche con fede, il tuo corpo continua ad essere malato, stanco o intrappolato negli stessi schemi? La verità è dura, ma liberatoria. La maggior parte delle persone prega nel modo sbagliato, chiedono quando dovrebbero comandare, implorano quando dovrebbero dichiarare. E la cosa più sconvolgente: la tua preghiera potrebbe stare riprogrammando il tuo corpo per continuare a stare male, senza che tu te ne accorga. Ma oggi scoprirai il codice che ti mancava. La scienza l'ha già dimostrato. Ogni pensiero porta con sé una frequenza. E se questa frequenza è disallineata da ciò che desideri, il tuo corpo la interpreta come una minaccia, non come guarigione. Ora immagina una preghiera costruita con parole precise, emozione elevata e intenzione pura, capace di riorganizzare il tuo sistema nervoso, alterare la tua chimica cellulare e attivare geni dormienti. Questo non è misticismo, è neuroscienza vibrazionale applicata. E in questo video ti consegnerò questa preghiera, parola per parola, emozione per emozione, perché tu possa in pochi minuti al giorno cominciare a trasformare la tua realtà dall'interno verso l'esterno. Ma prima di tutto devi comprendere qualcosa che nessuno ti ha mai detto. La preghiera non comincia dalla mente, comincia dalla cellula, perché quando preghi con un'intenzione elevata, non è solo il cielo ad ascoltare, è tutto il tuo corpo. Per molto tempo mi è stato detto che la preghiera fosse una conversazione spirituale con l'invisibile, ma quello che ho scoperto, dopo anni di pratica, ricerca e osservazione di trasformazioni profonde, è che è molto di più. La vera preghiera non parla solo al cielo, parla alle cellule, tocca il corpo, riprogramma i circuiti elettrici interni, come se attivasse un codice segreto dentro ogni molecola. Non è solo un atto di fede, è una riprogrammazione vibrazionale. Quando preghi con un'emozione elevata, con gratitudine, con amore, con certezza, il tuo corpo ascolta e risponde non con dubbi, ma con guarigione. Molti vedono ancora la preghiera come un'ultima risorsa, come una richiesta timida fatta ad occhi chiusi. Ma la preghiera affermativa, quella che parte dallo stato del «è già fatto», accende qualcosa nel nucleo della biologia. Ho visto con i miei occhi persone cambiare i risultati medici, alterare i propri schemi ormonali e neurochimici, semplicemente assumendo una nuova identità vibrazionale attraverso la preghiera. Questo non è misticismo, è manifestazione consapevole. Quando affermi «io sono salute», «io sono guarigione», «io sono luce» e lo senti con intensità, il tuo corpo registra. È come se una nuova programmazione iniziasse a girare nelle cellule. La scienza ha già dimostrato che le emozioni intense modificano il DNA e che i pensieri sostenuti modellano il cervello. Allora perché preghiamo ancora come chi dubita? La vera preghiera non supplica, decreta, viene pronunciata con lo stesso tono di chi ha già ricevuto. E quando accedi a questo stato di coerenza vibrazionale, non c'è più separazione tra ciò che desideri e ciò che sei. Il campo quantico non risponde a parole vuote, risponde alla vibrazione reale dell'essere. Ogni cellula in quel momento si allinea come un'antenna che capta una nuova frequenza. Ed è lì che inizia la guarigione. C'è qualcosa di profondamente rivoluzionario nel pregare come se fossi già completo. È in quello spazio che il corpo si organizza, la mente si placa e lo spirito prende il comando. Non c'è resistenza, non c'è rumore, c'è solo comunione, una fusione tra l'invisibile e il visibile. Ed è lì, in quell'istante sacro, che la preghiera affermativa smette di essere una pratica simbolica e diventa uno strumento biologico. Ho visto persone entrare in questo stato con le lacrime agli occhi, non di tristezza, ma di riconoscimento, come se ogni cellula dicesse «adesso sì, ho capito». Ed è per questo che dico, il tuo corpo non sta aspettando una medicina esterna, sta aspettando una nuova vibrazione interna. Il vero miracolo non accade fuori, accade dentro, nel silenzio vibrazionale tra un pensiero e l'altro, tra un battito cardiaco e il successivo. La preghiera che riprogramma il corpo a livello cellulare è quella che non chiede, ma assume, che non aspetta, ma attiva. E più pratichi questo tipo di preghiera, più diventi un campo di guarigione ambulante. Non per imposizione, ma per sintonia, perché il campo non mente, riflette esattamente ciò che sei. Per anni ho creduto che più mi sforzassi, più velocemente le cose sarebbero successe. Era come se l'universo fosse una cassaforte chiusa, in attesa che io decifrassi il codice con sudore e insistenza. Ma più ci provavo, più tutto sembrava lontano, fino a quando un giorno, in una meditazione profonda, ho sentito qualcosa cambiare, non perché avessi forzato, ma perché mi ero allineato.
Ed è stato in quell'istante che ho compreso. L'universo non risponde allo sforzo, risponde allo stato dell'essere. Quando mente e cuore entrano in coerenza, il corpo obbedisce, l'energia fluisce, il DNA si risveglia. L'ho visto non solo in me, ma in migliaia di persone in tutto il mondo. Quando una persona raggiunge uno stato emotivo elevato, quando sente gratitudine prima ancora di avere un motivo, quando vibra amore senza oggetto, succede qualcosa. Le cellule si riorganizzano, il sistema immunitario si rafforza, l'intera biologia comincia a operare su un altro ritmo. E non è magia, è scienza del campo. Questo stato non si raggiunge con l'ansia, ma con la presenza. Quando c'è coerenza vibrazionale tra ciò che pensi e ciò che senti, il campo quantico risponde con precisione matematica. La vera trasformazione biologica non comincia con una pillola, comincia con una decisione vibrazionale. Quando decidi di smettere di cercare e inizi a incarnare, il corpo ti segue. Ciò che prima era dolore cronico inizia a cedere. Ciò che prima era stanchezza costante lascia spazio alla vitalità, perché il corpo comprende il linguaggio dell'emozione e quando quell'emozione è sintonizzata con il proposito, il corpo risponde con rigenerazione. Ho visto casi clinici apparentemente senza soluzione dissolversi dopo un profondo processo di allineamento interno. In questo stato la preghiera si trasforma. Non è più una richiesta ansiosa, è un comando vibrazionale. Porta la frequenza di chi già è. E questo cambia tutto, perché l'universo non negozia con il dubbio, si inchina davanti alla certezza. E questa certezza non nasce dalla mente razionale, ma dal campo coerente tra mente, cuore e intenzione. Ogni volta che ti connetti a questa certezza silenziosa, qualcosa si accende dentro di te. È come se le cellule sussurrassero: finalmente ti sei ricordato. Non esistono parole che possano descrivere pienamente ciò che accade quando qualcuno entra in questo campo di allineamento totale. È come se il corpo iniziasse a operare con un'intelligenza propria, guidato da una forza che va oltre la logica. E in questo stato non c'è spazio per la malattia, per la scarsità, per i limiti. Esiste solo flusso, armonia, sintonia con ciò che è vero. Ed è proprio lì, in questo luogo sacro, che la trasformazione non solo comincia, diventa inevitabile. Quando ho iniziato a osservare l'impatto della preghiera sulle persone, ho notato un modello curioso. Non era ciò che dicevano, ma quando e come lo dicevano. Il momento del risveglio e gli istanti prima di addormentarsi sono come porte socchiuse tra il conscio e il subconscio. È lì che tutto può essere riprogrammato. In questo intervallo silenzioso, il sistema nervoso è più malleabile, più ricettivo. Ed è per questo che ho sviluppato un rituale di 21 giorni, che inizia e termina con la stessa chiave, una preghiera-affermazione che non chiede, dichiara, che non implora, comanda, che non aspetta, manifesta. La preghiera che ho creato è come un codice vibrazionale completo, attraversa il corpo come un'onda di luce. Ogni frase è stata pensata per attivare strati specifici della coscienza e imprimere una nuova informazione nelle cellule. Quando dici «io sono salute», il corpo ascolta. Quando affermi «la mia mente è in coerenza con il mio cuore», il cervello si riorganizza. E questo non è una metafora, è vera riprogrammazione vibrazionale. Un corpo allenato a ripetere il dolore impara a sopravvivere. Un corpo allenato a ripetere la luce impara a guarire. Riconosco ora che tutto ciò che desidero esiste già nel campo infinito delle possibilità. Questa frase, se sentita con verità, avvia una cascata biochimica nel cervello. Ormoni del benessere, neurotrasmettitori dell'equilibrio, risposte del sistema immunitario vengono attivati. Tutto questo perché il sistema nervoso interpreta l'emozione come verità. E quando provi gratitudine, amore, certezza, anche prima di vedere qualcosa accadere, il corpo già crede che sia reale. E il campo quantico risponde semplicemente con coerenza alla tua frequenza. Questa preghiera è più di belle parole, è una frequenza, una password vibrazionale che ti allinea all'intelligenza creativa che organizza tutta la vita. E man mano che la ripeti per 21 giorni, qualcosa si cristallizza nel tuo sistema. La mente inizia a lasciare andare il controllo, il corpo comincia a fidarsi e l'anima prende il comando. È come piantare ogni giorno lo stesso seme in un terreno fertile. Prima o poi rompe la terra, fiorisce, perché è stato nutrito dalla costanza, dalla presenza e dalla giusta emozione. Non è necessario comprendere ogni frase razionalmente, basta sentire, lasciare che ogni parola risuoni come un promemoria della tua vera identità. Alla fine di questo viaggio di 21 giorni non cambia solo il tuo sistema nervoso, cambia la percezione di chi sei.
Tu diventi il campo, tu diventi il comando, tu diventi il miracolo e da quel luogo tutto è possibile. Perché non si tratta più di ripetere, si tratta di incarnare. Per anni ho studiato i momenti di maggiore vulnerabilità e plasticità del subconscio umano e ho scoperto qualcosa che ha cambiato tutto. Al risveglio e prima di dormire, il cervello e il corpo si trovano in uno stato di transizione, un portale aperto tra il mondo esterno e quello interno. È in quel momento che puoi inserire, come un codice sacro, una nuova vibrazione dentro di te. Ed è esattamente per questo che ho creato un rituale di 21 giorni, affinché tu possa ogni giorno riscrivere la tua biologia, il tuo destino e la tua percezione di identità. Ma attenzione, questa pratica funziona solo quando è sentita, quando è vissuta. Questa preghiera non è una lista di desideri, è una dichiarazione vibrazionale, un'attivazione diretta del tuo sistema energetico. E la dirai con intenzione, con presenza, con la certezza di chi sta già vivendo quella realtà. Ecco la preghiera che insegno nei miei ritiri e che migliaia di persone hanno già praticato in tutto il mondo, cambiando la propria vita fin nel profondo delle cellule. Riconosco ora che tutto ciò che desidero esiste già nel campo infinito delle possibilità. Sono profondamente grato di essere già connesso alla realtà in cui il mio corpo è sano, la mia energia è abbondante e ogni cellula vibra in perfezione. Lascio andare ora tutte le credenze che limitavano l'espressione piena dell'intelligenza divina che abita in me. In questo istante mi allineo alla frequenza della guarigione, dell'abbondanza e della certezza assoluta che tutto si manifesta nel tempo perfetto. Sono un campo di energia consapevole, vivo e rigenerante. La mia mente è in coerenza con il mio cuore. Il mio corpo vibra nella più alta armonia cellulare. Accolgo la mia eredità divina. Io sono sufficiente. Io sono luce. Io sono salute. Mi connetto all'intelligenza superiore che organizza tutta la vita con saggezza e grazia, e da questo stato elevato io comando e manifesto ora la piena realtà del mio essere, che ogni cellula del mio corpo ricordi la perfezione, che la mia biologia si allinei con il mio spirito, che l'energia vitale fluisca con leggerezza. Mi affido alla forza superiore che mi ha creato, e in questo istante sono uno con essa. Grazie, perché è fatto. Io sento, io vibro. Io guarisco. Ripeti questa preghiera non appena apri gli occhi al mattino, prima ancora di toccare il cellulare, prima di ricordarti dei problemi. Rimani con gli occhi chiusi, le mani sul cuore e pronuncia ogni frase con intenzione. Senti la vibrazione delle parole attraversare il tuo corpo. Immagina come sarebbe se ogni tua cellula stesse sorridendo con gratitudine. E la sera, prima di dormire, fai lo stesso. Permetti a questa frequenza di essere l'ultima informazione che il tuo cervello elabora prima di addormentarsi. Questa preghiera è funzionale. Agisce sul tuo campo elettromagnetico, installa un nuovo schema energetico nel tuo corpo. Ho testimoniato centinaia di casi in cui, al termine dei 21 giorni, le persone non hanno riportato solo cambiamenti interiori, ma risultati fisici, finanziari, emotivi, perché quando sostieni una nuova vibrazione con coerenza, il campo quantico risponde. E non con ritardo, ma con precisione. Il segreto sta nel non ripetere per abitudine, ma nel dichiarare come chi sta già vivendo. Ogni parola è stata scelta per riattivare la tua connessione con la fonte. Non è una supplica, è un comando, un riconoscimento di ciò che già è. E più pratichi, più il tuo corpo crede, più la tua mente si convince, più la tua realtà si trasforma. Questa preghiera è l'inizio di una nuova firma vibrazionale, che ogni giorno, ripetendola con emozione, non stai solo ripetendo parole, stai riaffermando la tua nuova identità, stai manifestando consapevolmente un nuovo te. Ricordo esattamente il momento in cui ho compreso: il corpo non risponde solo ai farmaci o agli stimoli fisici, risponde alle parole, ma non a qualsiasi parola, risponde a quelle pronunciate con emozione. La scienza già dimostra che quando entriamo in stati meditativi profondi, i nostri cervelli accedono a strati più sottili del subconscio. Ed è lì, monitorando l'attività cerebrale di migliaia di persone, che ho assistito a qualcosa di straordinario. Coloro che verbalizzavano la propria nuova identità con intensità emotiva riprogrammavano il proprio sistema molto più rapidamente. Non stavano semplicemente parlando, stavano codificando il proprio corpo. Il linguaggio è vibrazione. Ogni parola che pronunci porta con sé una frequenza. Quando dici "io sono salute" con la stessa convinzione di chi è già guarito, il tuo sistema nervoso registra quell'informazione come una nuova realtà. E non devi aspettare un miracolo esterno. Il miracolo comincia dentro, quando cambi il tuo verbo interno.
La manifestazione consapevole non avviene per logica, ma per emozione. L'emozione è il veicolo che porta la parola al cuore delle tue cellule. È lì, nel campo più intimo del tuo essere, che comincia la trasformazione. Ecco perché insegno sempre che le affermazioni non sono frasi magiche, sono codici di comando. Dire «io sono abbondanza» mentre ti senti nella mancanza non ha effetto. Ma quando lo dici con il cuore aperto, con gratitudine anticipata, con le lacrime agli occhi se serve, il tuo corpo ci crede. E quando il corpo ci crede, comincia a produrre gli ormoni della realtà che stai dichiarando. Il cortisolo lascia spazio alla dopamina. La paura si trasforma in certezza. Questo non è superstizione, è biologia vibrazionale. Ho visto persone guarire da dolori fisici solo con le parole, non perché la frase in sé fosse potente, ma perché chi la pronunciava era allineato, in coerenza, in verità vibrazionale. Il campo quantico risponde alla coerenza tra parola ed emozione. Non serve a nulla parlare con le labbra e smentire con il cuore. L'universo non risponde a ciò che viene detto, risponde a ciò che viene sentito. Per questo, inizia a prestare attenzione alle parole che usi per descriverti. Ogni io sono che pronunci è un decreto vibrazionale che modella la tua biologia. Il corpo ascolta. Ascolta ogni credenza nascosta dietro le tue parole. Ascolta il tono della tua voce. Ascolta il sentimento che accompagna ogni frase. Quando ti guardi allo specchio e dici «io sono sufficiente», stai riscrivendo la tua storia cellulare. Stai alterando la chimica interna. Stai dando al tuo sistema un nuovo comando vibrazionale. Le parole guariscono quando escono dal cuore, quando sono pronunciate con intenzione, quando sono nutrite da fede, da visione, da coerenza. Questo è il potere che vive dentro di te ed è pronto per essere attivato. Lo ricordo come fosse ieri. Un familiare caro, sommerso dai debiti, affogato nella disperazione, è venuto da me con lo sguardo perso, il corpo teso e un'anima che sembrava aver dimenticato chi era. Non gli ho offerto consigli finanziari, non gli ho suggerito tecniche di produttività. L'ho guardato negli occhi e gli ho detto: per i prossimi 21 giorni farai una sola cosa, pregherai, ma non come chi implora, pregherai come chi ha già ricevuto. E lui, senza più forze per lottare come prima, ha accettato. E qualcosa ha cominciato a cambiare. Gli ho chiesto solo una condizione: che si mettesse emotivamente nello stato di chi è già trasformato, che si sentisse in pace, come se la vita fosse già risolta. All'inizio esitava, i debiti erano ancora lì, il telefono continuava a suonare con richieste, ma nonostante tutto si sedeva, chiudeva gli occhi e ripeteva la preghiera con emozione. Riconosco ora che tutto ciò che desidero esiste già nel campo infinito delle possibilità. E col tempo, quelle parole hanno smesso di essere solo suono, sono diventate presenza, hanno vibrato in lui e il corpo ha ascoltato. La trasformazione è stata silenziosa, ma profonda. In pochi giorni qualcosa nel suo portamento è cambiato. Ha iniziato a camminare in modo diverso, il viso era più sereno, le decisioni sono arrivate con chiarezza e poi sono arrivati i segnali, un accordo inaspettato, un progetto che è tornato, un contatto antico che ha portato una nuova opportunità. Non è stata magia, è stata coerenza vibrazionale. Il campo quantico stava solo rispondendo a un nuovo emettitore e quando il corpo cambia dentro, il mondo cambia fuori. Questo è l'ordine naturale della manifestazione. Quello che mi ha colpito di più è stato vedere che non aveva più bisogno di convincersi razionalmente. Sentiva. Era come se ogni cellula avesse assorbito la nuova programmazione. Diceva con convinzione: sono un campo di energia consapevole, vivo e rigenerante. La mia mente è in coerenza con il mio cuore. E non sembrava più un'affermazione, sembrava realtà. La vibrazione era cambiata e questo da solo bastava per attrarre una nuova configurazione di eventi. Il miracolo non è stato il denaro arrivato, è stato l'essere che si è risvegliato. Questo caso, tra tanti altri che ho vissuto, mi ricorda sempre: l'universo non risponde al bisogno, risponde alla certezza. Quando cambi dentro, quando il tuo corpo vibra come chi già è, il campo risponde con precisione. Non è fortuna, non è caso, è fisica applicata alla coscienza. Ciò che sembra improbabile per chi vive nella sopravvivenza diventa inevitabile per chi accede allo stato di presenza creativa. E il corpo? Il corpo conferma con ogni battito del cuore che la preghiera ha funzionato. Ripeto sempre nei miei incontri: la preghiera non è una risorsa finale, non è fatta per i momenti di disperazione. È uno stile di vita vibrazionale, una pratica quotidiana che riorganizza non solo la tua mente e il tuo corpo, ma anche il tuo impatto sul mondo.
Quando preghi ogni giorno con un'intenzione elevata, qualcosa di invisibile comincia a formarsi intorno a te. Il tuo corpo inizia a produrre sostanze di guarigione, il tuo sistema immunitario diventa più resiliente e il tuo campo energetico si espande, diventando un'influenza silenziosa, ma profonda, su tutto ciò che ti circonda. È impossibile sostenere una pratica quotidiana di preghiera affermativa senza diventare una presenza trasformativa. Ho assistito, in ritiri con centinaia di persone, a qualcosa che la scienza fatica ancora a spiegare: battiti cardiaci sincronizzati, emozioni collettive stabilizzate, guarigioni spontanee nel silenzio di una sala. E cosa ha provocato tutto questo? Anime che pregavano insieme, cuori che vibravano in unità, non come individui che chiedono, ma come coscienze che riconoscono: è già fatto, è già mio, io già sono. Questa è la riprogrammazione vibrazionale che non cambia solo l'individuo, tocca il collettivo. Il campo quantico risponde alla somma delle frequenze che emettiamo insieme. Quando ti trasformi interiormente e sostieni quella nuova identità, anche nel silenzio, modifichi il campo delle persone intorno a te. Ho visto madri guarire i propri figli senza nemmeno toccarli. Ho visto mogli ricostruire matrimoni senza dire una parola, solo vibrando amore, presenza, coerenza. La preghiera quotidiana, fatta con verità, genera onde, e queste onde raggiungono luoghi che la logica non potrebbe mai toccare, perché non si tratta di convincere, ma di irradiare. Diventi un portale vibrazionale, un canale attraverso cui un'intelligenza superiore si manifesta nella materia. Quando dici «mi connetto all'intelligenza superiore che organizza tutta la vita con saggezza e grazia», stai assumendo la tua identità divina, e questo cambia tutto. Cambiano le tue decisioni, cambia il tuo sguardo, il tuo campo si raffina e il mondo intorno a te inizia a rispondere in modo diverso, non per sforzo ma per la nuova frequenza che sostieni con costanza. Questa è la coerenza vibrazionale in azione. Per questo, non sottovalutare mai la forza di una preghiera fatta in silenzio, con emozione elevata, giorno dopo giorno. Questo è il vero attivismo spirituale. Non hai bisogno di megafoni, né di bandiere. Hai solo bisogno di mantenere acceso quel fuoco interno che dice: io sono luce, io sono guarigione, io sono trasformazione. Perché quando trasformi ogni cellula del tuo corpo, trasformi anche il mondo che ti circonda. E questa è la missione più sacra che esista. Se tutto ciò che hai ascoltato finora ha toccato qualcosa dentro di te, allora questo è il momento di stabilire un nuovo patto con te stesso. Scrivilo nei commenti, come un decreto vibrazionale, come un codice energetico che attivi ora, la frase «Il mio corpo ascolta, la mia anima comanda, la mia realtà obbedisce». Questo semplice gesto fatto con intenzione è più di un commento, è una conferma vibrazionale della tua scelta per una nuova identità. Dichiara: senti, vibra. L'universo sta già ascoltando, e se vuoi continuare a immergerti in questo campo di trasformazione, iscriviti al canale, attiva le notifiche e guarda il prossimo video che sta apparendo ora sullo schermo. Il tuo nuovo io è già cominciato.